Milano, 26 dicembre. Una tragedia si compie in un luogo dove mai ci si sarebbe aspettati una cosa del genere. Siamo nella Basilica di Santo Stefano Maggiore. Un uomo giace a terra, senza vita. Attorno al malcapitato visi sgomenti, impietriti, terrorizzati e increduli. Un uomo è morto, ma non è stato un incidente, né una morte per un malore improvviso. Si è trattato di un fatto premeditato. Siamo nel 1476 e la vittima è Galeazzo Sforza, duca di Milano. Qui dobbiamo prima di tutto fare un importante distinguo. Non dobbiamo confondere Gian Galeazzo Sforza con Galeazzo Maria Sforza, suo figlio. I nomi si prestano a facile fraintendimento, sono quasi simili, ma Galeazzo è il padre di Gian Galeazzo, che a quel tempo era ancora bambino. Galeazzo Maria Sforza ereditò il ducato di Milano da Francesco Sforza, prima duca di Milano, e fino alla morte del padre visse nell'ombra del genitore. Il padre a sua volta aveva sposato la figlia di Filippo Maria Visconti, diventando principe e successore di Filippo. Fu così che gli Sforza passarono al potere. Ma chi erano gli assassini che il giorno di Santo Stefano, un giorno dopo Natale, ebbero il coraggio di aggredire una persona così importante mentre si recava a messa in chiesa e poi con tanta furia? Beh, i loro nomi sono Giovanni Andrea Lampugnani, Girolamo Olgiati, Carlo Visconti e Cola Montano, che in realtà si chiamava Nicola Capponi. Cola Montano era un soprannome. L'ultimo, appunto, Cola Montano, era il mentore degli altri tre, molto più giovani di lui. Oggi lo potremmo considerare l'ideologo dell'attentato, dato che aveva sui tre giovani un forte ascendente. Curiosamente, il fatto invece prende nome di Congiura dei Lampugnani, questo anche grazie a un quadro dipinto da Francesco Hayez nel 1826, che ha così intitolato il proprio quadro. Tanto che persino in un notissimo videogioco Assassin's Creed si associa i Lampugnani ai Templari. Questo fatto però non è suffragato da nessuna evidenza, resta pura fantasia. È mia opinione che i Templari non si sarebbero mai fatti coinvolgere in un assassinio, per di più in un luogo sacro. Di Cola Montano, il cui vero nome era Nicola Capponi, sappiamo che era un umanista di origini bolognesi. Egli insegnava il latino nella pubblica scuola di Milano. Il Cola però non partecipò all'azione omicida. Al momento del delitto era infatti già lontano, ben sapendo che gli autori del delitto sarebbero stati tutti presi e giustiziati, come infatti poi avvenne. Dietro a questo omicidio però, molto probabilmente, ci sono mandanti ben più importanti, anche se dopo tanto tempo è praticamente impossibile ricostruire la verità. Si ipotizza che la Francia e la famiglia dei Savoia abbiano avuto una parte importante ed attiva nell'attentato. Vi furono anche personaggi marginali che fiancheggiarono o che parteciparono al complotto senza però agire di prima persona e senza essere armati. In tutto ben 11 sgherri. Tra loro l'arciprete Barenzo o Berengone, che era connivente con i tre. Poi, adesso leggo, Francione da Venezia, i fratelli Baldassarre e Jacopo da Bellinzona, Bernardino de Porri, Cornelio Portalupo, Gabriele Porro, Pietro Paolo da Cermenate, Alberto de Porri e un certo Alvisioe. Ancora i parenti Mannino, Cavezza Martino e Riccardo Cristoforo da Imbersago, Francesco Porro, Cesare da Vimercate, due fratelli Barbieri, insieme ad altri dei loro compagni e diversi altri personaggi che però erano appunto disarmati. Il corteo di Galeazzo Maria Sforza partì dal castello sforzesco per muoversi verso la Basilica di Santo Stefano. Alcuni componenti del corteo però giunsero prima alla chiesa. In quel momento i congiuranti avrebbero dovuto far parte del corteo
ma non c'erano, erano già arrivati, nascosti in sacrestia. Nessuno notò la loro assenza, anche se, dato che erano nobili, avrebbero dovuto essere lì. Avrebbero dovuto sfilare con gli altri componenti della nobiltà milanese. Qui c'è un altro mistero nella già misteriosa morte del duca di Milano. Egli portava infatti una corazza per protezione. Oltre ad avere delle guardie in sua difesa, infatti, aveva preso delle precauzioni. Si dice che se la tolse poco prima di partire insieme al corteo perché gli sembrava di sembrare troppo grasso. Ma è una spiegazione troppo semplice. Potrebbe invece esserci stato qualcuno che convinse il duca a togliere l'armatura, magari giocando sul fatto che comunque era una persona che teneva molto all'immagine, dicendogli che questa armatura lo faceva sembrare grasso, perché sarebbe stato un impedimento all'attentato. Probabilmente un altro complice del complotto che agì nell'ombra. Forse una frase, una considerazione, un'osservazione, ma doveva essere qualcuno che conosceva bene la vittima, che sapeva le sue abitudini e che dietro le giuste parole il duca avrebbe rinunciato alla propria sicurezza per una questione di vezzo. Fatto ancora più strano se si tiene conto di quel che si narra, ovvero che la moglie, la duchessa Bona di Savoia, la notte prima avesse avuto un incubo in cui vedeva qualcuno morire ucciso in chiesa. Il gruppo di sicari al completo si era recato il giorno prima, ovvero il giorno di Natale, alla chiesa per seguire la messa, o forse molto più probabilmente per un sopralluogo, dato che ebbero persino in prestito le chiavi della sagrestia dall'arciprete Barenzo. E fu in quelle stanze che si nascosero prima dell'agguato. Quando il corteo infine entrò in chiesa con presumibilmente Gian Galeazzo Maria in testa, il Lampugnani gli si parò davanti chiedendo udienza. Gian Galeazzo lo mandò via, visto che quello non era il momento per parlare, e fu quello l'esatto momento in cui scattò l'agguato. Quasi inginocchiato, il Lampugnani sferrò il primo colpo, dal basso verso l'alto, con una lama nascosta nella manica. Lo colpì ad una gamba recidendo l'arteria femorale. Poi Lampugnani lo colpì ancora al collo, o forse allo stomaco, approfittando del fatto che il duca nel frattempo si era accasciato dopo il primo colpo. Poi giunse anche l'Olgiati, che lo colpì al petto, alla gola e poi a un polso. Fu poi il turno del Visconti, che lo colpì alla schiena e a una spalla. Infine il Francione lo colpì alla schiena. Secondo Orfeo Cenni da Ricavo, presente sulla scena del delitto, i colpi furono inferti successivamente nella giugulare sinistra, sull'arcata orbitale sinistra e sulla tempia, oltre che sulla testa. I colpi inferti furono in tutto 14, di cui ben 8 quelli mortali. Orfeo Cenni da Ricavo, amico e consigliere ducale, descrive così quei momenti drammatici. Essendo nel mezzo della chiesa quello traditore di Giovanni Andrea, gli mise tutto il pugnale nel corpo, e il povero signore se li mise le mani e disse: io sono morto. Illo ed odem stante, lui replicò l'altro colpo nello stomaco. Gli altri due gli dierono 4 colpi, prima nella gola del canto stanco, l'altro sopra la testa stanca, l'altro sopra il ciglio del polso e il quarto al fianco di dietro, e tutti di pugnali. E questo fu in un baleno, in un alzare d'occhi, e ch'io venne rinculando indietro, tanto che quasi mi diedi petto. E veniva traboccando e io lo volsi sostenere, ma non fui così presto che l'accasciò a sedere e poi riversò tutto. E 2 di quelli traditori non lo abbandonarono mai per insino che fu in terra. Gli aggressori del duca di Milano non vissero molto più a lungo della loro vittima. Furono infatti quasi tutti catturati immediatamente e, come sappiamo, a quei tempi i colpevoli venivano giudicati e condannati per direttissima.
Ancora oggi abbiamo testimonianza del fatto grazie ad una lapide che ne narra l'accaduto, che si trova proprio all'ingresso della chiesa. Subito dopo l'agguato Lampugnani cercò la via della fuga e in mezzo a un gruppo di donne al fine di raggiungere un cavallo appena fuori dalla chiesa, ma nella fuga cadde e venne raggiunto da uno staffiere di nome Gallo Mauro, che lo trafisse alla schiena con uno spiedo, ovvero una sorta di lancia con una lama molto lunga. Vi fu un fuggi generale, con le guardie ducali che cercavano di contenere la ressa e di identificare i colpevoli. Tutti i partecipanti all'agguato, compresi coloro che avevano semplicemente partecipato alla congiura, senza avere parte nell'esecuzione dell'omicidio, vennero catturati, tranne il Visconti e Loggiati, che riuscirono pertanto a darsi alla fuga. Il corpo ormai esanime del Lampugnani venne preso da dei giovani e legato ad un cavallo che lo trascinò per le vie della città. Il corpo fu poi gettato nel fossato del castello, poi recuperato e appeso per un piede alla torre del Broletto Nuovo. Gli altri congiuranti furono catturati, torturati, squartati e impiccati alle merlate del castello sforzesco. Il Visconte venne catturato poco dopo e subì la stessa sorte degli altri. Loggiati fuggì invece nella casa del padre, che però lo cacciò temendo di essere considerato complice dell'agguato. Egli fuggì allora dal cognato, ma fu costretto a fuggire nuovamente quando il padre denunciò dove era nascosto. Si nascose allora nella casa di un prete, aiutato anche dalla madre, ma le guardie lo raggiunsero anche lì. Travestito da facchino riuscì ancora una volta a fuggire, riuscì ancora a nascondersi, ma alla fine le guardie ducali lo trovarono. Fu torturato, squartato vivo, ma in una stanza segreta. L'unico della congiura a non essere stato punito immediatamente fu il Cola. Esiliato da Milano, venne protetto dalla corte di Napoli. Egli iniziò a pianificare una congiura contro Lorenzo il Magnifico, della famiglia dei Medici, ma venne scovato nel bolognese e fu impiccato, lasciato appeso come monito. Il popolo però non si ribellò come avevano sperato i congiuranti. Il figlio di Galeazzo Maria, ovvero Gian Galeazzo, salì sul trono quando aveva solamente 8 anni, sotto la reggenza della madre, Bona di Savoia, ma il potere effettivo pare rimase in mano ai consigli di corte, tra cui Cicco Simonetta. Quali furono le cose che fece Galeazzo Maria Sforza prima dell'agguato? Egli il giorno prima aveva partecipato al rito del tronco di Natale, una sorta di rito pagano poi rielaborato dalla Chiesa. Questo rito consisteva nel prendere un grosso tronco di legno, metterlo nel camino e farlo ardere finché non si consumava completamente. Su questo tronco però si doveva gettare acqua santa, questo per renderlo puro, per renderlo più cristiano, perché in realtà questo era un rito che veniva da molto lontano. Tale tradizione è oggi andata perduta, anche se ne rimane traccia nel tronchetto di Natale, un dolce che ricalca appunto questa antichissima tradizione. L'abitazione di Galeazzo Maria era proprio al piano terra del castello sforzesco, ma c'era una scalinata particolare che era percorribile a cavallo e che portava al piano superiore. Fu da qui che partì il corteo verso Santo Stefano. Potremmo però ripercorrere ancora oggi tale corteo? No, dato che il percorso era abbastanza tortuoso, non esistendo ancora l'attuale via Dante, realizzata solo nel 1888. Ma il mistero rimane anche dopo la morte di Galeazzo Maria Sforza. Poco o nulla si sa sul luogo della sua sepoltura. Una pista porta alla sepoltura nel Duomo di Milano, tra 2 non meglio identificate colonne. Questa tesi è molto verosimile, ma non si capisce perché non lasciare un segno, una lapide o un'insegna che ne indicasse l'ubicazione. Un'altra pista porta invece a Melzo, nella piccola chiesa dedicata a Sant'Andrea. Durante i lavori di restauro di questa chiesa, infatti, sono stati trovati dei resti umani. Un teschio, anche se mal conservato, presenta caratteristiche tali da coincidere con la descrizione che abbiamo dell'agguato a Gian Galeazzo Maria. Le analisi di laboratorio, inoltre, hanno mostrato molte coincidenze dei dettagli della vita e della salute di Galeazzo
e questi resti. In definitiva non abbiamo una prova certa che quel teschio sia proprio quello del nobile milanese, ma il fatto che si trovi a Melzo ha una spiegazione, non è assolutamente improbabile. Proprio qui si trovava infatti il feudo della nobildonna Lucia Marilani. La nobildonna aveva avuto il feudo in dono da Galeazzo Maria Sforza, in quanto era suo amante. Alla Marilani si attribuisce anche l'aver posato per un famosissimo quadro di Leonardo da Vinci, ovvero La dama con l'ermellino, anche se in realtà si suppone che questa persona ritratta nel quadro sia l'amante di Ludovico il Moro, o forse anche persino della figlia di Galeazzo Maria. Beh, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia interessato questo racconto. Se è così fatemelo sapere nei commenti qui sotto, scrivete dei commenti, e se avete altro da aggiungere non preoccupate, scrivete sempre sotto i commenti del video qualsiasi cosa abbiate in mente, rispondo sempre. Grazie per avermi seguito fin qui, vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare la campanella per le notifiche, e al prossimo video di Milano Misteriosa. Ciao a tutti!